Ciao amici gatti e amiche gatte, siamo qui con la dottoressa Enrica Rigolon e in questo video vogliamo darvi dei consigli, o meglio spiegarvi quali sono le fasi dopo l'adozione di un gattino, quindi a quale età procedere con i vaccini, cosa fare nei vari step di vita, e quindi vi diamo dei consigli con la dottoressa Enrica Rigolon. Amici gatte e amiche gatte, oggi parliamo di cosa fare dopo aver adottato o acquistato un micetto. Generalmente se acquistate un micetto in allevamento prima dei 3 mesi non ve lo danno, quindi ve lo danno anche già vaccinato, sverminato, con tutto fatto. Prevalentemente però fra i miei pazienti ho omicini adottati da famiglie o da associazioni animaliste. A che età portarlo a casa? A che età adottarlo? Io vi consiglio non prima dell'8ª-9ª settimana, perché fino alla 9ª settimana di vita il micetto sta completando quello che è il suo periodo di socializzazione, il periodo in cui impara la comunicazione con gli altri gatti, impara a comunicare con le altre specie, quindi con noi esseri umani, con cani se ne ha la possibilità, con le varie specie di esseri umani, perché è diverso il modo anche di approcciarsi a un adulto piuttosto che a un bambino, piuttosto che a un anziano. E un'altra cosa importante, se ha la possibilità di stare con mamma gatta gli insegna gli autocontrolli. E se mamma gatta non ha la possibilità di farlo, vi ritroverete poi con amicetti che vi graffiano, vi mordano, esagerano con i vocalizzi, fanno un po' i pazzi, perché è mamma gatta che entro questa età glielo insegna. Quindi non portateveli a casa troppo presto. Non solo, alla 9ª settimana è anche completato il processo di svezzamento, per cui anche il micetto sarà già abituato a mangiare da solo, tutte cose che poi vi facilitano l'inserimento in famiglia. Quando ve lo portate a casa magari chiedete al vecchio proprietario o all'associazione animalista di darvi una copertina, un qualche riferimento che vi permetta di portarvi a casa un po' dei ferormoni territoriali che il micetto aveva nel vecchio ambiente, così gli date dei riferimenti, perché lui fino al suo 4-5 mese non è ancora in grado di organizzarsi bene il territorio nella nuova casa, perché non sa ancora bene come segnarlo il territorio, come depositare i suoi ferormoni, e quindi gli date almeno un riferimento, almeno mettete la sua copertina nella sua cestina e lo aiutate a dire: questo è il tuo luogo di riposo. Quando lo portate a casa dovete avere una cestina per il riposo, la lettiera con la sabbietta, mi raccomando, e almeno giochini vari. Poi altre spese da affrontare sono: io consiglio a tutti i proprietari di gatti maschi la fontanella con l'acqua, e se li tenete chiusi in casa fate un piccolo investimento anche con dei tiragraffi, delle scalette per arricchirgli l'ambiente. Quindi lo portate a casa, io faccio fare a tutti quella che io chiamo una mini quarantena. Non andiamo dal veterinario prima di una decina di giorni, facciamogli superare questa fase di stress. Perché? Perché lo stress mi causa immunodepressione e quindi potrebbe rischiare di ammalarsi, ok? Lasciatelo tranquillo. Poi, trascorso questa mini quarantena in cui vedete anche che non sviluppa nessun segno di malattia, allora lo portiamo dal veterinario per le prime cose mediche. Quali sono le prime cose mediche? Io inizio sempre con l'esame delle feci. Ci raccogliete la cacchina dalla lettiera, non è importante se è sporca di sabbietta, e ce la portate e ci portate il gattino. Noi vediamo che parassiti intestinali ha, vi pesiamo il gattino e di conseguenza vi diamo il farmaco più opportuno per eliminare dal suo intestino i parassiti intestinali. Se fosse un micetto proveniente da gattili o da situazioni in cui c'era una scarsa igiene, può essere anche che vi proponiamo un test per la giardia se non ha feci belle, o può essere che vi proponiamo la ricerca degli strongili broncopolmonari, che sono dei parassiti proprio polmonari. Ok, quindi risolta questa situazione di questi stramaledetti vermi, anche lì lascio passare qualche giorno in modo che il vermifugo faccia effetto, che mi abbia debellato quasi tutto, dopodiché si può iniziare
con le vaccinazioni, perché già a partire dall'8ª settimana di vita del micetto possiamo iniziare con le vaccinazioni. Se il micetto sta bene, ogni poi 3-4 settimane effettuiamo dei richiami fino alla 16ª settimana di vita del micetto, dicono le linee guida internazionali. Perché? Perché ci sono dei micetti che nascono con un pacchetto anticorpale materno, anzi no scusa, non nascono, acquisiscono dalla mamma con il colostro un pacchetto anticorpale talmente forte, talmente duraturo, per cui se noi interrompiamo i richiami vaccinali prima della 16ª settimana, potrebbe essere che i suoi anticorpi materni ci annullino l'effetto del vaccino e noi ci ritroviamo con il micetto come se non fosse stato vaccinato. Quindi so che per molti può essere una novità, però proseguire con i richiami vaccinali fino almeno alla 16ª settimana di vita del micetto. E che vaccini li faccio? Dipende dalla vita che farà il vostro micetto. Vivrà squisitamente segregato in casa. Non occorre fargli il vaccino per la leucemia, perché la leucemia se la prende se entra in contatto con altri mici, quindi se vive chiuso in casa basta che gli facciate la classica trivalente, cioè il vaccino per calicivirus, herpes virus e il virus della panleucopenia felina. Se invece pensate anche in un futuro di lasciarlo uscire di casa, o potrebbe essere che abbiate bisogno di portarlo in una pensione per gatti dove mescolano tutti i mici molto serenamente senza farsi problemi, fategli anche il vaccino per la leucemia e siete tranquilli di averlo protetto contro tutto, anche per questo fino ad almeno alla 16ª settimana di vita compiuta. Richiami vaccinali, ritornando sempre al discorso prima dei vaccini. Tradizionalmente si fa il richiamo del vaccino quando il micetto ha 1 anno o dopo 1 anno dall'ultimo vaccino fatto. È una tradizione, perché anche lì in realtà gli studi dicono che dovremmo vaccinarli prima, perché in molti micetti anche l'ultimo richiamo fatto alla 16ª settimana non è protettivo. Quindi in realtà le ultime linee guida direbbero: vaccinateli a 6 mesi, perché potrebbe essere l'unico vaccino in realtà protettivo. So che sto sollevando un vespaio con questi discorsi perché non si fa mai, molti proprietari sono contrari ai vaccini. L'alternativa per sapere lo devo rivaccinare, non lo devo rivaccinare, potrebbe essere quella di fare la misurazione dei loro titoli anticorpali per vedere se il vaccino ha fatto effetto, però anche questo comporta un bel prelievo di sangue che i gatti non gradiscono, costi maggiori per voi e di conseguenza la soluzione che si trova per lo più è: ti rifaccio la punturina di vaccino e sono tranquillo. A quel punto lì siete veramente tranquilli che il micio è protetto. Mettiamo che siamo arrivati alla 16ª settimana di vita e a circa 4 mesi. Dovete iniziare a pensare, se nel caso avete una femminuccia, alla sterilizzazione, perché intorno al 5-6 mese può avervi il suo primo calore. Per il micetto invece potete dormire sonni tranquilli un pochettino di più, perché diventano puberi più tardi rispetto alle femmine. Io li vedo che diventano puberi intorno al 7°, 8°, 9° mese, dipende da maschietto a maschietto. Anche qui le linee guida internazionali suggerirebbero di lasciarli diventare puberi, di far fare almeno il primo calore alle gattine, però è difficile con il fatto di vivere a stretto contatto con i nostri gatti, perché una gatta in calore è difficilissima da sopportare, perché è capace di tenervi sveglia tutte le notti per 1 settimana. Il micetto, quando diventa pubere, inizia a avere una pipì con un odore così acre, così insopportabile, che è facile dirsi lascialo diventare pubere
però poi conviverci è un altro paio di maniche, non solo, anche perché se ve lo lasciate diventare pubere impara a segnarvi il territorio con le marcature verticali sui muri e poi rischiate di non levarglielo più. Per cui questa è la mia opinione personale, è quello che faccio in ambulatorio. Io consiglio a tutti di sterilizzare le micette entro il 6° mese di vita. I maschietti li valutiamo anche durante le visite per le vaccinazioni, tra il 7° e l'8° mese li castriamo, a parte magari quei maschietti che sono tanto piccolini, sottopeso, magari gli diamo più tempo per maturare, però questa è l'età che noi vi consigliamo per anche questi interventi chirurgici. Un'altra cosa da fare è dal 6° mese in poi di vita potete fargli il test per la FIV e il test per la FeLV, e noi di solito cogliamo l'occasione del fatto che sono sedati e poi in anestesia per gli interventi chirurgici per fargli il prelievo di sangue e fare anche questo test. Perché a quest'età? È anche qui una scelta nostra per fare un unico prelievo al micio, perché sono dei test che vanno via in doppio, diciamo che contemporaneamente testiamo il micio per entrambe le malattie. Perché non prima dei 6 mesi? Perché dobbiamo essere sicuri che nel caso il micetto sia nato da una madre con la FIV, dobbiamo essere sicuri di non misurare con il test eventuali anticorpi materni che il micetto ha acquisito dalla mamma, e quindi non possiamo dirvi è malato e magari invece è semplicemente ancora sieropositivo. Dai 6 mesi in poi di vita questa possibilità è esclusa. In realtà il test per la FeLV avremmo potuto farlo ben prima, perché invece là misuriamo il virus, ok? Però siccome i gatti non apprezzano assolutamente di farsi fare i prelievi di sangue, lo odiano il laccetto emostatico sul braccino, per stressarli il meno possibile, per non fargli odiare gli ambulatori, noi di solito optiamo per questa cosa. Quindi anche il test FIV-FeLV in questa fase. Fatto questo, bene o male avete adempiuto un po' a tutti gli aspetti sanitari per il vostro micetto. Poi se va fuori, ovviamente dal periodo primaverile in poi dovete provvedere a una buona protezione contro i parassiti, che sono pulci e zecche. L'uso di antipulci o antizecche generalmente più o meno per tutti gli antiparassitari a partire dalla 8ª settimana si può fare tranquillamente. Poi ci sono dei prodotti per cucciolini che dovrei andare a verificare, ma alcuni prodotti sono abbastanza delicati e si possono utilizzare anche già a partire dalla 6ª settimana. Vi capitasse che il micetto ha anche soltanto 4 settimane ed è un nugolo di pulci, cioè bisogna trovare anche la via di mezzo. Io sono per fare nomi e cognomi, ma ci sono appunto dei prodottini in sputon delicati, una frizionatina o una spruzzatina gliela darei. Oppure adesso ci sono anche tantissimi prodotti senza pesticidi, a base di prodotti naturali come l'olio di neem, la citronella. Non saranno efficaci come i prodotti chimici, ma gli date una bella frizionatina e bisogna eliminarli perché le pulci sono pericolosissime. Quindi anche buon senso. Quindi mici gatte e mici gatti, spero di essere stata sufficientemente esauriente. Se avete dubbi scrivete e provvederemo a rispondervi. Salve a tutti!